Ciao e benvenute e benvenuti su Green Tech Tales. Io sono Valeria, sono una sviluppatrice ma anche public speaker, vado alle conferenze a parlare di sostenibilità e di impatto ambientale del mondo tech. Qui su Green Tech Tales vi porto delle notizie, delle risorse, dei risultati di ricerche scientifiche e da qui partiamo per capire dove siamo nel mondo tech quando si parla di sostenibilità e di impatto ambientale. Oggi, come sempre, due notizie, direi che possiamo partire subito. Per la prima notizia vi parlo di un CMS che è un po' meno conosciuto rispetto a tanti altri, ovvero di Wagtail. Per chi non sapesse che cos'è un CMS è sostanzialmente un software che permette di gestire i contenuti di un sito web senza necessariamente dover conoscere nulla riguardo alla programmazione né all'HTML e quant'altro. Uno dei CMS più conosciuti è WordPress, infatti circa il 40% dei siti web attualmente online sono sviluppati con WordPress, ma oggi non parliamo di WordPress, parliamo di Wagtail. Wagtail è appunto un CMS che è sviluppato in Python, ad oggi uno dei linguaggi di programmazione penso più famosi e più utilizzati. E Wagtail copre soltanto una piccola percentuale di siti web attualmente online, poco meno in realtà dell'1% o comunque attorno all'1%. Quindi in realtà è una fetta molto molto piccola di tutti i siti che sono attualmente disponibili online. Ma che cosa hanno fatto? Sostanzialmente hanno cominciato a calcolare l'impatto ambientale dei loro siti e a introdurre delle strategie, diciamo, green per far sì che lo sviluppo dei siti web tramite questo CMS possa essere più sostenibile e a ridotto impatto ambientale. Ma perché l'hanno fatto se appunto loro coprono soltanto l'1% dei siti web attualmente online? Perché si sono accorti che sebbene il numero di siti web sviluppati con questo CMS sia molto piccolo, in realtà sono dei siti web che hanno tanto traffico, si parla di siti web della NASA, ma anche della NHS del Regno Unito e comunque dei siti web che all'anno ricevono miliardi e miliardi di visite. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che sebbene siano appunto pochi siti, in realtà il loro impatto, proprio per l'utilizzo che ne viene fatto, in realtà può essere molto molto alto anche rispetto ad altri siti sviluppati con CMS molto più famosi, ma che hanno pochissime visite. Quindi partendo da questo, loro si sono posti il problema dell'impatto ambientale dei loro siti e che cosa hanno fatto? La prima cosa che hanno fatto è stata bussare, diciamo, a coloro che si occupano di fare consulenza e di fare anche advocacy legata al tema del green software e comunque del green tech, tra cui la Green Web Foundation, di cui abbiamo anche già parlato in video precedenti, e anche Green Coding Berlin, che è un'azienda tedesca che appunto si occupa dello sviluppo sia di software, di tool, ma anche di librerie che permettono di calcolare l'impatto ambientale dei siti web o di software. Vi lascio comunque tutti i link nel link tree collegato alla puntata. E con il loro aiuto hanno cominciato appunto a misurare l'impatto ambientale dei siti attualmente online sviluppati con Wagtail e poi hanno cominciato a calcolare anche lo Scope 3 legato al Greenhouse Gas Protocol, ovvero uno degli standard internazionali tramite i quali si possono calcolare le emissioni di un'organizzazione ma anche del software. Quindi diciamo a livello teorico e a livello pratico hanno cominciato a mettere le basi per un lavoro molto più strutturato. E che cosa hanno fatto poi per gli utenti che andranno ad utilizzare il CMS? Hanno cominciato ad includere alcune strategie green, lo dicevamo all'inizio, aggiungendo ad esempio tra le feature il supporto di formati immagine che sono un po' più, diciamo, friendly per il nostro pianeta, perché ad esempio il formato WebP ma anche il formato AVIF sono dei formati immagine che permettono di garantire comunque un'ottima qualità dei media che possiamo caricare nei nostri siti, ma riducendone di tantissimo la dimensione rispetto ai formati un pochino più classici come ad esempio il JPEG, il PNG e quant'altro. Un'altra delle feature che hanno aggiunto è legata ad un tag HTML che, attraverso appunto la logica che hanno agganciato a questo tag, va a generare le immagini in diversi formati e diverse dimensioni in un singolo batch, quindi sostanzialmente in un singolo processo e non in diverse, diciamo, occasioni che possono essere
appunto differenti in base al device che stiamo utilizzando e quindi al device con cui stiamo fruendo il sito web, che richiede un differente formato immagine e una diversa dimensione. Un'altra cosa che hanno aggiunto è il supporto ovviamente al dark mode, e non ne abbiamo mai parlato su questo canale, ma sul dark mode ci sono un sacco di leggende. Ora, loro l'hanno aggiunto tra le feature, diciamo green, che hanno incluso all'interno del CMS, ma sappiamo molto bene che il dark mode non è sostenibile di per sé. Questo perché? Perché sostanzialmente quello che comanda, diciamo, è la tipologia di display che stiamo utilizzando. Infatti il dark mode non richiede meno energia per qualsiasi display che stiamo utilizzando, ma ad esempio sui display di tipo OLED, che diciamo vanno a richiedere energia in base al colore del pixel, e il pixel scuro, il pixel nero, sostanzialmente un pixel spento che quindi non richiede energia. Questo è il motivo per cui il dark mode spesso viene collegato al concetto della sostenibilità o comunque dell'impatto ambientale ridotto. Quindi diciamo che può essere associato ad una riduzione dell'impatto energetico dei nostri siti web o delle applicazioni, ma in generale non è così, dipende dal display che stiamo utilizzando. Diciamo che in questo caso vale come sempre la risposta preferita dei programmatori, e cioè dipende. Ma dicevamo prima che si sono affidati ad alcune aziende, ad alcune fondazioni che si occupano di green web, green tech e quant'altro, ma un punto importante che volevo portarvi sul canale è legato alla metodologia che ha utilizzato Wagtail per sia calcolare le emissioni legate ai propri siti, sia poi a farsi una sorta di, diciamo, programma di prospettiva su quello che potrà diventare l'impatto ambientale dei siti web, aggiungendo e utilizzando le feature più green che hanno voluto includere all'interno del CMS. La metodologia che hanno utilizzato è quella del Sustainable Web Design, che sostanzialmente è una metodologia che viene utilizzata in tanti altri casi, ad esempio in alcuni calcolatori di emissioni di CO2 che si trovano online, tra cui ad esempio Website Carbon, e questa metodologia si pone l'obiettivo di calcolare la carbon footprint dei siti web o anche di pagine individuali, non necessariamente di un sito web per intero, utilizzando il peso delle pagine e quanto traffico ogni pagina riceve, quindi si parla sia di HTML ma anche di librerie che vengono incluse, quindi tutte le dipendenze di un sito web, script che vengono caricati al caricamento della pagina e quant'altro. Quindi riassumendo, gli sviluppatori di Wagtail hanno utilizzato il Sustainable Web Design come metodologia per appunto calcolare le emissioni. Hanno utilizzato anche Google Lighthouse, quindi uno strumento che conosciamo praticamente tutti, per fare una sorta di assessment delle pagine e soprattutto del caricamento della pagina alla prima richiesta da parte dell'utente, quindi al primo caricamento. Perché al primo caricamento? Perché nei caricamenti successivi di una certa pagina diversi elementi della pagina in realtà sono in cache. Questo vuol dire che non vengono ricaricati e non vengono richiesti nuovamente, e quindi il peso della pagina potrebbe risultare inferiore. Hanno poi simulato il mobile testing utilizzando diversi tool. Uno di quelli che hanno utilizzato maggiormente si chiama Debug Bear, che io onestamente non conoscevo ma l'ho trovato molto interessante. Hanno deciso di prendere come pagina di riferimento per il calcolo delle loro emissioni la home page. Perché la home page? Perché la home page è la pagina che viene visualizzata nella maggior parte dei casi. Hanno riferito circa un 50% delle visite. E appunto, parlando di Debug Bear, l'hanno utilizzato anche per, diciamo, mettere in prospettiva e utilizzarlo come strumento che ogni settimana dà, diciamo, un riassunto dello stato attuale delle pagine legate appunto alle emissioni correlate alle singole pagine e al peso delle pagine stesse. Non solo, attraverso questo strumento si possono anche impostare degli alert, quindi degli avvisi, che ti permettono di sapere quando il peso delle pagine e di conseguenza le loro emissioni supera un certo target, di modo che, diciamo, si resta sempre in una situazione più o meno controllata e
diciamo che si è appunto decisa. Questo perché? Perché spesso all'interno dei progetti magari vengono aggiunti degli elementi che non servono, oppure ci lavorano più persone, che quindi va a, diciamo, mettere un po' in crisi la continuità dello sviluppo di un progetto stesso, e utilizzare degli strumenti che ci permettono di avere costantemente diciamo un controllo sullo stato, diciamo, di salute dei nostri progetti è qualcosa di estremamente utile. Ci permette appunto di non perdere alcuna informazione e di tenere sotto controllo poi quella che è la salute, e per salute intendo lo stato, diciamo, dei siti web e delle pagine. Quindi, per concludere, qual è, diciamo, la morale, diciamo, di questa notizia? È sicuramente il fatto che l'impatto ambientale e le emissioni di CO2 legate ai siti web sta diventando un'informazione sempre più richiesta e sempre più rilevante anche per lo sviluppo, perché spesso viene associata all'efficienza in termini di performance, quindi anche di usabilità dei siti, ma sicuramente c'è ancora tanto da fare. Questo perché la maggior parte dei CMS, come WordPress stesso, in realtà non hanno a disposizione una dashboard che ci permette ad esempio di calcolare le emissioni di CO2 della nostra pagina, anche in fase di sviluppo. Quello che hanno fatto in Wagtail sicuramente è un grosso passo avanti e può essere anche utilizzato come esempio. Diciamo che da un certo punto di vista aspetto il giorno in cui in ogni CMS, anche in quelli più utilizzati come ad esempio WordPress, ma anche Drupal, Joomla e quant'altro, potrà esserci una dashboard o comunque un modo per calcolare le emissioni di CO2 delle nostre pagine in fase di sviluppo, e quindi poter anche stabilire, diciamo, dei carbon budget che possono permetterci di lavorare anche su quel tipo di caratteristica dei nostri siti e non soltanto su, ad esempio, quanto è bello o quanto è bella la home page del nostro sito web. Un'altra nota a favore di Wagtail è il fatto che hanno documentato tutto, quindi nella documentazione trovate tutte le informazioni di cui vi ho parlato oggi, e per chi è interessato è un argomento che è un po' fratello della sostenibilità, anzi mettiamolo come cugino. Hanno una sezione anche legata all'accessibilità, quindi questo significa che gli sviluppatori, le sviluppatrici di Wagtail si stanno ponendo anche delle domande su quello che è l'impatto sulle persone dei propri siti web, e non solo quanto sono belli, quanto sono efficienti e quanto sono usabili. Per la seconda notizia andiamo in Italia, non ci spostiamo questa volta, penso sia la prima notizia che vi porto che ci arriva dall'Italia, e sono anche un po' sono anche abbastanza felice di potervi portare questa notizia totalmente italiana. Ma di che cosa si parla? Di che cosa vi parlo? Un'azienda italiana chiamata Energy Dome ha come prodotto di punta, quello che loro fanno in realtà, è lavorare ad una batteria a CO2. Quindi sostanzialmente sono andati contro all'ondata di elettrificazione, diciamo, con base batteria al litio e quant'altro, non staremo a parlarne oggi, e hanno ribaltato quella che è l'idea totalmente negativa che abbiamo della CO2, l'anidride carbonica, diciamo, del nemico di cui parliamo molto spesso in questo canale, e lo dipingiamo proprio anche come nemico da combattere. Che cosa ha di particolare questa loro batteria CO2? La tecnologia su cui basano il loro business è sostanzialmente una batteria che attraverso un ciclo termomeccanico si ricarica prelevando dell'anidride carbonica da un deposito di stoccaggio, immagazzinandola poi sotto pressione, e la distribuisce evaporando ed espandendo il gas attraverso un'altra turbina che lo riporta poi nel deposito. Questa turbina, mentre gira, produce elettricità e sostanzialmente stiamo parlando di un sistema chiuso, un sistema che non ha emissioni e che sfrutta dei cicli fisici e non chimici come le altre batterie comuni, e questo è qualcosa di estremamente interessante, estremamente innovativo, anche perché l'accumulo energetico in realtà non è proprio niente. L'accumulo energetico di questa batteria può durare fino a 24 ore, e questo supera di gran lunga in realtà le prestazioni delle batterie al litio, che si fermano circa a 4 ore.
Ma da che cosa è composta questa batteria? L'abbiamo detto un pochino all'inizio, ha diverse componenti e sfrutta un sistema chiuso. Ma il punto di partenza è quello che loro chiamano il dome o il duomo, che è sostanzialmente una struttura molto molto simile alle strutture che coprono i campi da tennis. Se qualcuno qua gioca a tennis o credo anche a padel, dovrebbero utilizzare le stesse strutture. Se avete presente quei palloni, diciamo, giganti che chiudono i campi da tennis, immaginatelo però spostato su un altro settore. Ecco, quello è il duomo, è il dome di questa azienda. E questo pallone, diciamo, una volta che viene installato, può restare nel territorio che viene scelto per un determinato periodo, e poi se lo si vuole spostare o se lo si vuole, diciamo, portare via da quel territorio, non crea alcun problema al territorio stesso. Quindi la loro idea è anche quella di non solo non contribuire alle emissioni in fase di appunto produzione energetica, ma anche quella di lasciare il territorio come lo si è trovato sostanzialmente, diciamo un po' di buonsenso anche applicato a questa nuova tecnologia. La tecnologia di questa azienda non è un qualcosa di sperimentale, ma al contrario il sistema di Energy Dome ha funzionato in Italia per oltre 3 anni. Il primo progetto che è stato concluso si trova in Sardegna, nel comune di Ottana, ed è stato sviluppato in collaborazione con Engie. Questo progetto ha, diciamo, l'obiettivo e dovrebbe riuscire a coprire e fornire l'elettricità a circa 14.000 famiglie, quindi è qualcosa di estremamente utile in realtà, soprattutto per le modalità che dicevamo prima, quindi non contribuisce alle emissioni e per l'ambiente dovrebbe essere qualcosa che non porta nessun lato negativo. Ma perché vi parlo di questa azienda? Vi parlo di questa azienda perché Google ha firmato un accordo con Energy Dome e comincerà a sfruttare questa batteria a CO2 per produrre energia elettrica per i propri data center. Quello che fa Google non è qualcosa di nuovo, Google è da un bel po' che sta pian piano investendo su una serie di tecnologie per l'accumulo energetico a lunga durata e progetti che magari si trovano anche in fase iniziale, come questo qui, e ovviamente l'obiettivo è quello di favorire e investire nella transizione energetica, quindi c'è chiaramente un interesse che per alcuni magari può essere anche un pochino di facciata, perché ogni tanto di greenwashing purtroppo dobbiamo parlare, però sicuramente portare dei finanziamenti a delle aziende che stravolgono, diciamo, le idee e il modo in cui si è sempre fatto, in realtà può portare a qualcosa di positivo, come ad esempio in questo caso. Ad oggi non solo Google ha firmato dei contratti con Energy Dome, ma l'azienda ha firmato dei contratti anche, ad esempio, per impianti commerciali negli Stati Uniti, ma anche in India, quindi sicuramente è qualcosa che sta facendo un po' di rumore nell'ambito di produzione elettrica e nell'ambito energetico e di transizione ecologica. Io per oggi ho finito, spero che queste 2 notizie le abbiate trovate interessanti. Se qualcuno, diciamo, che si intende un pochino di più di me di chimica e di processi come possono essere quello che ad esempio sta alla base dell'Energy Dome, se volete lasciate qualche commento, apriamo sempre la discussione quando porto le notizie, spero sempre di, diciamo, aprire un pochino anche del dibattito, e se appunto le notizie vi sono piaciute mettete like, campanellina, condividete con amici e parenti, e siccome siamo praticamente ad agosto godetevi anche le vacanze. Non so se state guardando ancora questo video, però ecco, ci vediamo la prossima settimana.